Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Nel primo episodio siamo partiti da Los Angeles per raggiungere i grandi parchi dello Utah, passando per la città fantasma di Calico e l'iconica Las Vegas. Recuperate il video in alto a destra in descrizione. Oggi di buon mattino e con pochi gradi sopra lo zero partiamo da Panguitch, dove abbiamo passato la notte, per raggiungere il Bryce Canyon National Park a circa 30 minuti. Essendo un parco nazionale accediamo con la tessera parchi annuale. Primo punto panoramico che si incontra dalla Main Street del parco, Inspiration Point, sull'anfiteatro. Iniziamo l'esplorazione. Il primo punto che visitiamo è Inspiration Point, sull'anfiteatro, la zona più famosa del parco. Da qui dicono si ammirino delle albe incredibili. Oggi è un po' nuvolo e il sole è già sorto, ma questa distesa di Udus, scolpiti da milioni di anni di erosione, ci lascia comunque senza fiato. Mentre quello precedente era il Lower Inspiration Point, salendo ancora un po' si raggiunge l'Upper Inspiration Point per una vista più completa. Secondo punto panoramico sull'anfiteatro, il Bryce Point, e siamo saliti anche di altitudine. Il Bryce Point è il secondo punto dell'anfiteatro che vediamo, consigliato per il tramonto, ma bellissimo anche adesso. Questo è il parcheggio del Sunset Point, sempre sull'anfiteatro, è il più ampio di tutti, però si riempie molto in fretta perché da qui parte il trekking che faremo anche noi. Ricordatevi che se non lo trovate pieno comunque c'è sempre il bus che vi può portare. Da qui parte anche uno dei più bei percorsi del parco, il trekking combinato Navajo Loop più Queen's Garden Trail, lungo 4,6 km. Prendiamo il Navajo Loop che scende in una ripida quanto suggestiva gola. In fondo si trovano le pareti di roccia note come Wall Street, aperte solo d'estate. Di norma riaprono per il Memorial Day, che è la settimana prossima, per cui quest'anno siamo stati molto fortunati a trovarle aperte. Ed eccoci alla connessione con il Queen's Garden Trail. Continuiamo. A questo punto si può risalire al Sunset Point oppure fare come noi e continuare la camminata tra gli Udus e gli alberi, allacciandosi al Queen's Garden Trail. Tra le formazioni rocciose che si incontrano, la Regina Vittoria è la più famosa, ma ammettiamolo, se non fosse stata indicata non l'avremmo riconosciuta.
Il sentiero risale poi fino a Sunrise Point. Nelle mie condizioni l'ultimo tratto è stato impegnativo, ma Dani testimonia essere molto fattibile. Fly so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Da Sunrise Point, la navetta del parco che percorre tutto l'anfiteatro ci riporta al Sunset Point, dove abbiamo lasciato l'auto. Asciugato il sudore della salita e dopo un pranzo al sacco molto spartano, ripartiamo verso l'ultimo punto panoramico sull'anfiteatro, appena fuori dall'ingresso del parco, il Fairyland Point. Intraprendiamo poi 18 km di Scenic Drive, attraverso particolarissimi punti panoramici, di cui facciamo partire un montaggio. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Natural Bridge è uno dei più famosi e particolari, secondo noi il più bello. Siccome oggi è nuvolo, cancelliamo i nostri piani per la serata, torniamo a Panguitch e passiamo da Cowboy Smokehouse, dove prendiamo una ricca cena da sporto e mettiamo in pausa le nostre avventure fino a domani. Giorno 5 del nostro road trip. Oggi percorreremo due delle più belle strade panoramiche d'America, la UT12 e la UT24, attraverso paesaggi incredibili e sempre diversi. La nostra prima tappa è il Red Canyon, che fa parte della Dixie National Forest. Siccome piovigina non ci addentriamo nei sentieri, ma ci accontentiamo di ammirarlo dai 7 km di strada che lo attraversano. 24 km dopo Cannonville, in corrispondenza di un parcheggio, ci affacciamo su una distesa rocciosa dai toni grigi, il Powell Point Overlook. «16 km dopo Escalante si trova l'Head of the Rocks Overlook, che offre un bellissimo panorama sull'Escalante Canyon. La strada prosegue tra le alte pareti di roccia rossa, ma dopo circa 4 km un'altra vista eccezionale si apre sulla valle. Siamo al Boynton Overlook. Non avendo tempo di fare l'escursione alle Calf Creek Falls, ci fermiamo al punto panoramico sulla strada, da cui si vede il canyon dall'alto. Ci accorgiamo di essere al The Hope Back quando arriviamo su una cresta senza guardrail e tutto intorno la roccia bianca. Qui l'on the road è da paura. Le parole di Daniele sono state: no, alla mia domanda, ma tu hai paura? Sì, perché guidi tu. Ok. La velocità di Ilaria nelle manovre. 17 km dopo Boulder, l'Homestead Overlook offre un immenso panorama a 2865 metri di altezza. Non meno bella la vista sul Larb Hollow Overlook, 17 km più avanti. Abbiamo terminato la UT12, siamo a Torrey, da qui imbocchiamo la UT24 e attraverseremo Capitol Reef. Ci vediamo dopo pranzo.
Arriviamo a Torrey dove la UT12 incrocia la UT24 giusto all'ora di pranzo. Ci fermiamo al Rock Reef Café dove prendiamo 2 insalatone di pollo rigorosamente fritto. Subito dopo pranzo, imboccando la UT24, entriamo direttamente nel Capitol Reef National Park. Qui si trovano una serie di punti panoramici e l'attacco di alcuni sentieri e rimanendo su questa strada non si paga l'ingresso al parco. Comunque anche qui il pass annuale è valido. Con un miglio di sterrato molto semplice, fattibile anche con un 2x4, si arriva al Gooseneck Overlook, un'anticipazione del Gooseneck State Park che vedremo più avanti. Appena fuori dal villaggio di Fruta troviamo incisioni rupestri risalenti a 2000 anni fa. E finalmente si apre la vista su Capitol Dome, che dà il nome al parco per la sua somiglianza con la cupola del Campidoglio. Qui parte anche l'Hickman Bridge Trail, che per mancanza di tempo purtroppo non riusciamo a fare. Questo sarebbe il trail per andare a Hickman Bridge, solo che purtroppo oggi non lo faremo perché il vento è imbarazzante. Pochi chilometri fuori da Capitol Reef, la UT24 si tinge di grigio e blu, diventando improvvisamente un territorio arido, quasi alieno. Qui si trovano le Upper Blue Hills. Ma ciò che ci colpisce di più è il Factory Butte, che essendo nello sterrato vediamo solo dalla strada. Poco dopo arriviamo ad Hanksville, cittadina molto singolare. Sulla strada si trova il Carl Critter Garden, un'accozzaglia di improbabili sculture di metallo con un'anima hippie. Dopo pochi metri ci imbattiamo nella Hollow Mountain, un'area di servizio letteralmente scavata nella roccia. È ormai sera quando arriviamo a Green River, cittadina che sembra fatta apposta per i turisti dei parchi nazionali come noi. Il nostro road trip sulle strade panoramiche finisce qui, a Green River. Da qui ripartirà domani la nostra avventura, infatti ci sposteremo in direzione Moab. Prendiamo la cena da sport al Tamarisk, un Navajo taco per Dani e l'ennesima insalatona per me. Questo episodio finisce qui, ma nel prossimo video arriveremo nella città di Moab, terra di magnifici parchi nazionali come Arches e Canyonlands, ma anche di tantissime altre incredibili bellezze naturali. Per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdervi il prossimo episodio. Alla prossima, ciao!